Ricordo molto bene la prima volta che sentii il nome Isabella Leonarda. Fu in casa di un famoso soprano novarese, Carla Maria Rossanigo Baracco, con la quale collaboravo alla fine degli anni '80, agli inizi degli anni '90. Ricordo anche che mi fece molto sorridere il nome Leonarda, perché io conoscevo dei Leonardi a Novara, anche un sindaco negli anni '70 si chiamava Ezio Leonardi, ma Leonarda. E poi scoprì tempo dopo che questo cognome è il patronimico femminile che deriva dal nome paterno. Quindi Leonarda è Leonarda perché è figlia di Leonardi. Nella casa di Carla Maria si faceva musica lirica, perché lei era un soprano lirico e preparava allievi per sostenere gli esami nei conservatori di Milano, Alessandria e poi il Conservatorio di Novara. Però venne in contatto con il maestro Paolo Monticelli, che della Isabella Leonarda conosceva tutto, perché in quel periodo stava scartabellando un sacco di musica, un sacco di carteggi, e le fece avere un pacchetto fotocopiato, una dispensa in cui appunto si parlava di questa musicista novarese, poco conosciuta a Novara. E ricordo che fotocopiai le fotocopie e me le tenni preziose, perché immaginavo che avessero qualcosa da dirmi in un futuro. Benvenuti in questo archivio storico capitolare della Cattedrale di Novara, uno dei luoghi sicuramente più antichi della cittadella della cattedrale. I primi reperti partono dall'VIII secolo. Non siamo certi che questo luogo sia stato visitato da Isabella Leonarda, della quale parliamo oggi e siamo proprio qui per questo, ma sicuramente io credo l'abbia vista, perché è la centralità, la sede episcopale, la sede del vescovo, e quindi Isabella Leonarda come monaca ha sicuramente frequentato questi posti. Isabella Leonarda, questa suora compositrice del Seicento, nasce da una delle famiglie più importanti di Novara, appunto i Leonardi, che erano marchesi di Gattico, conti di Casalino, il 6 settembre 1620. All'età di 16 anni entra nella congregazione delle Orsoline, dove rimarrà fino al 1704, anno della morte, il 25 febbraio, a 83 anni di vita. Quindi sicuramente un'età di tutto rispetto se paragonato all'età media di quell'epoca. Tornai alla guida del coro Novaria, così come all'inizio insieme a Carla Maria fondai questo coro. Nel 2016 lo ripresi ed è un coro femminile. Mi capitò quindi fra le mani uno spartito della Isabella Leonarda, guarda caso. E Ave Regina Celorum è il brano, un mottetto. E mi dissi, ecco, che tornano buone tutte le informazioni che avevo letto nella dispensa di Monticelli. Cosa dobbiamo dire di Leonarda? Molto e nulla, perché noi praticamente abbiamo come testimonianza solamente le sue composizioni. Qualche rara notizia che ho trovato nell'archivio diocesano di Novara
ma la maggior parte delle notizie ci vengono dalle sue lettere dedicatorie che lei compone per ogni opera. Allora incominciamo a dire, innanzitutto lei ha composto 20 opere nella sua vita. Ne sono arrivate a noi 16. So che però in Austria qualche anno fa è stata scoperta la 17ª. Delle altre 3 non sappiamo assolutamente niente. Perché di Isabella Leonarda? Perché parliamo molto di Isabella Leonarda? Perché abbiamo portato la sua musica in mezzo mondo, la Cappella Musicale del Duomo di Novara, e in particolare io abbiamo scoperto questa musicista. Come ho fatto a scoprirla? Io arrivai fresco di tesi di dottorato all'Archivio Storico Diocesano di Novara e incontrai un personaggio che per me è stato veramente una persona molto importante, Don Angelo Luigi Stoppa, allora archivista. Insieme a lui collaborava la signora, anzi la dottoressa Emilia Dank Baroffio, una signora tedesca che però aveva sposato il dottor Baroffio di Novara, padre oltretutto di Giacomo Baroffio, uno dei più grandi musicologi italiani di cui l'Italia si deve davvero deve sentirsi orgogliosa, perché è uno dei più grandi studiosi di musica gregoriana, e lei mi indicò 2 musiciste, la Peruccona, contemporanea di Leonarda, ma anche lei orsolina, ma nel monastero di Gagliate, e Isabella Leonarda. Mi diede alcune musiche e io subito di primo acchito scelsi immediatamente Leonarda per la pregnanza anche musicale e direi a volte azzardata nelle sue armonie per l'epoca in cui lei ha composto. La data del 2020 è un appuntamento importante perché Isabella Leonarda nacque nel 1620, quindi questi 400 anni per me furono motivo di attenzione, ovviamente, ma il Covid-19 si intrufolò in maniera subdola e fece saltare qualsiasi iniziativa. Isabella Leonarda ha trovato un modo per comunicare ancora. Stavo scartabellando, stavo girando, navigando meglio, su internet per cercare informazioni e notizie sulla sua consorella orsolina, la Peruccona, che operava a Gagliate. E tac, mi trovo di fronte Isabella, il progetto Isabella Leonarda, fatto partire dal gruppo Artemisia, dalla Cappella Artemisia di Candace Smith. E dissi, caspita, allora bisogna per forza fare qualche cosa per questa Isabella Leonarda. Il lockdown ci obbligò a non poter far prova, ma noi trovammo lo stesso un sistema, tramite le piattaforme informatiche ci mettemmo in contatto, riuscimmo a fare diverso lavoro e poi, grazie al marito di una nostra corista, Benny, riuscimmo a registrare il Canon Coronata, ma non solo, riuscimmo finalmente anche a registrare il mottetto Ave Regina Celorum. Salve porta, ex qua mundo,
stata un'esperienza davvero molto gratificante e anche molto preoccupante per ogni singola corista mettersi davanti a una telecamera e a un microfono e registrare da sola la propria parte. Ma lo studio è stato così tanto che ha permesso loro veramente di godersi ogni intreccio musicale di questa meravigliosa musica che è l'Ave Regina Celorum della Leonarda. Per molto tempo, per troppo tempo, la storia e la storiografia musicale ha dimenticato il genio femminile. Questo non solo nella musica, perché potremmo citare veramente tantissime donne che hanno apportato contributi preziosissimi in tutti i rami dello scibile umano. Di Leonarda però parliamo e quindi ci limitiamo all'aspetto musicale. Un coro di donne novaresi che interpreta una musica di una compositrice novarese. Il coro Novaria ha interpretato Isabella Leonarda, sua conterranea, ed è un vanto per noi, un onore, ed è un modo anche per riscattare dalla storiografia queste esecuzioni, queste pagine che per troppi anni, e proprio per il fatto di essere una donna, sono state dimenticate in angoli bui e polverosi. Non sappiamo nulla di Leonarda da chi lei apprese l'arte musicale, ma allora, quando lei entra in monastero a 16 anni, era maestro di cappella Gasparo Casati. Nell'opera terza di Gasparo Casati noi troviamo alcune composizioni di Leonarda. Ora, era prassi per i maestri che avevano la loro piccola scuola, i loro pochi allievi, pubblicare nelle proprie pubblicazioni le composizioni migliori dei propri allievi. Sono prove non certe, sono prove deduttive, ma in assenza di prove certe noi siamo tenuti a tenere per buono queste prove deduttive e quindi possiamo ragionevolmente essere certi che lei imparò l'arte musicale e l'arte compositiva da Gasparo Casati. Lei compone solamente nel tempo libero per non sottrarsi ai suoi obblighi di monaca, considerato anche che lei raggiunge i più alti vertici del monastero fino a diventare madre superiora, per cui io immagino che il tempo era sempre estremamente sempre più ridotto a sua disposizione. Dalle visite pastorali che sono conservate nell'archivio diocesano, per esempio, abbiamo scoperto che c'erano tantissime occasioni di festa nel monastero di Leonarda, tant'è che il vescovo di allora interviene più di una volta dicendo alle monache riducete il numero delle feste. E quindi è più che probabile che lei abbia composto per il suo monastero. Leonarda utilizza due stili. Per le parti centrali dei testi liturgici utilizza lo stile antico, quasi a voler dire che era talmente importante quella parte testuale che lei utilizza proprio lo stile antico per sottolineare la sua importanza. Tutto il resto delle parti liturgiche e tutta la produzione extraliturgica lei utilizza invece lo stile moderno, quindi di primo barocco. In una delle schede di Leonarda compare anche che lei suonava l'organo presente nel monastero a 11 pedali. Lei si reca a Venezia, a Milano e a Bologna dove stampa le sue opere e quindi da quello possiamo immaginare che lei pensava o era portata a pensare a una diffusione di tutta la sua opera compositiva. Arrivando giovincello all'archivio diocesano incontrai la signora Baroffio e lei aveva già studiato la biografia, aveva già ricostruito i pezzi biografici della vita di Leonarda, mi diede questi
questi appunti che io poi ho pubblicato come primo capitolo del mio volume monografico su Isabella Leonarda, come omaggio a Emilia Dunk Baroffio, perché se non fosse stato per lei io non avrei mai conosciuto Isabella Leonarda. E poi ho incominciato a trascrivere tutta la sua opera omnia. L'abbiamo anche inciso come cappella musicale, abbiamo inciso diversi CD. Tra l'altro il primo è stata proprio una proposta da parte di Opus 111 di Parigi, e poi l'allora professor Alberto Basso, anche qui uno dei più grandi musicologi italiani, mi chiese di pubblicare proprio questo volume monografico su Isabella Leonarda. Spero che la diffusione della musica, non solo di Leonarda, ma di tutto il genio femminile, perché sono state tantissime le donne compositrici, possa diffondersi e portare all'umanità questo contributo che non possiamo e né dobbiamo dimenticare. Grazie.